Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Airtal, compresse rivestite, polvere. Almirala SpA, ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa Airtal, compresse rivestite, polvere. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Airtal, compresse rivestite, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Airtal, compresse rivestite, polvere. Airtal, compresse rivestite, polvere è un farmaco a base del principio attivo aceclofenac, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Almirala SpA. Airtal, compresse rivestite, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Airtal 100 mg 40 compresse. Airtal 100 mg polvere per sospensione orale 30 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Laboratorio Almirall SA. Concessionario. Almirala SpA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Aceclofenac. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento di malattie osteoarticolari croniche quali osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e di reumatismi extraarticolari quali periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti. Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea primaria, dolore conseguente a traumi di varia natura, odontalgia. Posologia. Airtal 100 mg compresse rivestite adulti. La dose giornaliera raccomandata di 2 compresse rivestite al giorno, 200 mg/die, una compressa rivestita ogni 12 ore. Le compresse rivestite vanno ingerite con un sufficiente quantitativo di acqua. Airtal 100 mg polvere per sospensione orale. La dose giornaliera di 2 bustine al giorno, 200 mg/die, 1 bustina ogni 12 ore. Le bustine devono essere sciolte in 40-60 ml di acqua e ingerite immediatamente. Sia le compresse rivestite che le bustine vanno assunte preferibilmente durante i pasti. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego. Bambini. Attualmente non sono disponibili dati clinici sull'uso del farmaco in pediatria, pertanto se ne sconsiglia la somministrazione. Anziani. Nei pazienti anziani il profilo farmacocinetico di aceclofenac non risulta modificato, quindi non si ritiene necessario modificare la posologia. Tuttavia, come per altri FANS, si dovrebbe prestare attenzione al trattamento di pazienti anziani con compromessa funzionalità renale, epatica, con alterazioni cardiovascolari o sottoposti contemporaneamente ad altri trattamenti farmacologici. Pazienti con lieve insufficienza renale. Come per altri FANS, il farmaco deve essere somministrato con cautela anche se non sono emerse evidenze cliniche tali da indurre una riduzione della dose. Pazienti affetti da insufficienza epatica. In pazienti con insufficienza epatica è consigliabile ridurre la dose iniziale a 100 mg/die. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a farmaci antinfiammatori non steroidei, incluso l'acido acetilsalicilico, o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Come altri antinfiammatori non steroidei, aceclofenac è controindicato nei pazienti in cui si siano verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, attacchi asmatici o altre reazioni allergiche, orticaria, rinite acuta, edema, rash, broncospasmo.
Il prodotto non deve essere usato in caso di ulcera gastroduodenale o di emorragie a livello del tratto gastrointestinale e nei soggetti con sanguinamenti attivi o disturbi emorragici. Airtal è controindicato nei pazienti con storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o con storia/fase attiva di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Inoltre il farmaco è controindicato in pazienti affetti da grave compromissione epatica o compromissione renale, e nei pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IV del NIA, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale. Airtal è altresì controindicato in gravidanza, specialmente negli ultimi 3 mesi, e durante l'allattamento a meno che non vi siano valide ragioni per assumerlo. In questo caso deve essere usato il dosaggio minimo efficace, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. L'uso di Airtal deve essere evitato in concomitanza di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX, 2. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diuretici. Aceclofenac, come altri FANS, può inibire l'attività dei diuretici. Sebbene non si sia osservata alcuna influenza sul controllo della pressione del sangue quando somministrato in concomitanza con bendrofluazide, non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Airtal, compresse rivestite, polvere. insieme ad altri farmaci come Aeuroscarbolitium Aeurosclexanet Aeuroscoumedin Aeurosenoxaparina Rovia Aerosfraxodia Aerosgemaxan Aerosinix, soluzione Aerosinnoep, soluzione, uso interno, Aerosinnoep, soluzione Aeroslitio carbonato Aeroslitio carbonato 9 argenti a 300 mg compresse Aerosrovina di Aeroseledia Aeroseleparina Aerosintroma eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Airtal, compresse rivestite, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Airtal, compresse rivestite, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Non ci sono informazioni sull'uso di aceclofenac in gravidanza. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza o lo sviluppo embryo-fetale. Dati da studi epidemiologici suggeriscono vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come avviene per altri FANS e in pazienti particolarmente predisposti, la somministrazione di aceclofenac potrebbe dar luogo a capogiri, vertigini o ad altri disturbi nervosi centrali. Di questo dovrebbero essere informati coloro che sono impegnati a guidare un veicolo o a utilizzare macchinari che richiedono attenzione e vigilanza. Effetti indesiderati. Gli effetti collaterali più comunemente segnalati sono i disturbi gastrointestinali. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani, vedere paragrafo 4. Dopo somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti relative al quadro clinico derivante da sovradosaggio con Airtal. Pertanto le misure terapeutiche da adottare in caso di avvelenamento acuto con aceclofenac orale sono quelle comunemente impiegate in caso di avvelenamento acuto da FANS. L'assorbimento deve essere impedito non appena possibile per mezzo di lavanda gastrica e trattamento con carbone attivo. Trattamenti di sostegno e sintomatici dovrebbero essere adottati in caso di complicazioni, ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, irritazione gastrointestinale e depressione respiratoria.
Terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non permettono di eliminare gli antinfiammatori non steroidei, a causa dell'alta percentuale di legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaco antinfiammatorio non steroideo e antireumatico, codice ATCM 01AB16. Aceclofenac è un antinfiammatorio non steroideo, appartenente alla classe degli analoghi dell'acido fenilacetico. Negli studi condotti su differenti specie animali, aceclofenac, proprietà farmacocinetiche, assorbimento, studi di farmacocinetica condotti in diverse specie animali, ratto, cane e scimmia, dimostrano che aceclofenac somministrato per via orale ed intramuscolare ha rapidamente assorbito sotto forma di farmaco, dati preclinici di sicurezza. I risultati degli studi preclinici condotti con aceclofenac sono consistenti con quelli dei fans. L'organo target principale è il tratto gastrointestinale. La tossicità di aceclofenac è stata valutata in differenti elenco degli eccipienti: compresse rivestite, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, gliceril palmito stearato, povidone, ipromellosa, poliosietilene, 40, stearato, titanio diossido. Polvere per sospensione orale. Sorbitolo, E420, saccarina sodica, aroma caramello, aroma panna, aroma latte, silice. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Airtal, compresse rivestite, polvere a base di aceclofenac sono: aceclofenac Accord, aceclofenac G, Airtal, compresse rivestite, polvere; Gladio, compressa rivestita, polvere; Cafenac. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.